Carissimi, bentornati in questo nuovo video. Parleremo nuovamente di come lavorare con iPad, è un po' che manchiamo da questa rubrica, e lo faremo andando a vedere quei tre puntinetti che ci sono in cima, soprattutto su iPad, perché su iPhone non credo che compaiano, perché si tratta del split view, split over, quindi questa funzione è molto interessante, che è un pochino così messa un po' da parte. Vedremo cosa fa, molto semplicemente. Ma prima di andare avanti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Detto questo, andiamo subito a vedere cosa possiamo fare con questa funzione un pochino nascosta. Allora, ed eccoci nell'iPad, nella schermata diciamo di iOS, come si presenta ovviamente su tutti i dispositivi. Ma diciamo che più o meno, a meno è sconosciuta questa funzione, non è sconosciuta, forse poco utilizzata e forse è anche un pochino sottovalutata. Sto parlando ovviamente di splittare le viste, ok, quando si utilizzano due applicazioni. Visto che non abbiamo un multitask e il nostro iPad non è, iOS non è multitask, a parte per un'eccezione per qualche applicazione che va in background, ma non tutte sono così. Per utilizzare tutte, ovviamente anche in multitask, si utilizza questa funzione che è appunto questa split view. Come si utilizza? Innanzitutto, se utilizziamo il browser Safari, la prima, diciamo il primo ad essere interpellato è proprio Safari, perché non può essere splittato con nessun'altra applicazione, almeno così a me pare. Mettiamo qua dentro una cerchiamo un'immagine, ok, e poi andiamo a fare così, andiamo in questi tre puntini, vedete che ci sono queste opzioni. La prima ovviamente è già settata perché siamo già a tutto schermo. La seconda invece permette di splittare, ok, le due viste. La seconda invece permette di sovrapporre invece la schermata o l'applicazione che andrò a caricare. Prendiamo la split view e ci permetterà di caricare un'altra applicazione. Io andrò a prendere LumaFusion perché vi voglio far vedere che in LumaFusion, se vogliamo andare a caricare un'immagine che da poter utilizzare con il nostro diciamo editor di video preferito, possiamo trascinarla tranquillamente da Safari. Quindi andiamo in immagini e andiamo a prendere una qualsiasi foto. Vedete, io la prendo e la trascino. A questo punto cosa possiamo fare di altre operazioni? Innanzitutto possiamo andare a chiudere, sempre nei tre puntini, una delle due applicazioni, ma aspettate un attimo, adesso vado a cliccare due volte sul pulsante, io c'ho ancora il pulsante home, per fare uscire le applicazioni. Vedete, viene calcolata come una schermata, quindi si può chiudere tirando su, ok? Quindi attenzione a questa mossa. Andiamo a ricliccare sopra ovviamente la nostra schermata doppia, andiamo sui tre puntini e clicchiamo su chiudi la schermata di Safari, quindi vedete che possiamo chiudere una delle due applicazioni. Ma c'è un'altra funzione che è molto interessante e si chiama, è questa qua, split over, ma non la mettiamo adesso perché andiamo a chiudere ovviamente LumaFusion, andiamo a aprire la galleria fotografica, andiamo nei tre puntini, andiamo in split over e andiamo a ricaricare LumaFusion. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la mia diciamo il mio non viene messo perché eccolo qua, la mia galleria fotografica andrà in split over, cioè andrà sopra, e potrò spostarlo, ok, come una normale finestra, molto carina. Rendetevi conto che se io vedete, se io la lascio, ok, la mollo da una parte o l'altra, guarda tu, se io invece la prendo, la muovo in giù e poi la muovo in su, ok, a tutto schermo. Quindi molto carina questa funzione. Posso ovviamente chiudere anche di qua l'applicazione e ritorno nell'applicazione che era aperta. Poi ovviamente posso chiudere anche LumaFusion e ritorno nella home. Quindi
Vedete questa funzione molto molto utile, forse un pochino sottovalutata. Bene ragazzi, cosa ne dite? Utile? Non utile? Boh, lo possiamo utilizzare per qualcosa? Sicuramente per fare drag and drop delle immagini è utile. Poi a voi, come dire, sviluppare, ok? L'utilizzo per qualsiasi altra cosa, con qualsiasi altra applicazione. Quindi se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, ho visto che le condivisioni sono tante, quindi vi ringrazio veramente tantissimo e veramente vi ringrazio anche a chi si è iscritto al canale ultimamente, e questo è l'ultimo intro che viene fatto da Sori. Penso che il prossimo video lo vedrete di nuovo da studio, non so quando, speriamo presto perché siamo un po' qua in agitazione di salute, non mia però, di familiare, quindi abbiate pietà e pazienza. Detto questo, iscrivetevi al canale, voi 82%, e azionate assolutamente la campanella per non perdere ovviamente i video che posterò. Direte voi, ma io li voglio perdere? Comunque ragazzi, per non perderli azionate la campanella. Con questo vi ringrazio tantissimo, vi auguro un buon rientro a chi deve rientrare e ovviamente un buon lavoro a chi già è rientrato dalle ferie. A presto! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!